Non dice niente. Con le scarpe adatte, sì. E con le scarpe migliori possibili per questo clima, benvenuti ad Asiago. Come avete edotto dal titolo, andiamo da Alessandro Daldegan alla Tana Gourmet. Ok, pronti via, situazione aperitivo. Lasciamo il nostro americano, l'americano un po' diverso dal solito. Abbiamo cotto il vermouth ovviamente piemontese. Abbiamo avuto l'idea di cuocerlo su dei frutti rossi, il mirtillo, ma soprattutto sapore lucidatore. Quindi troverete anche questa parte leggermente tannica, molto fresca comunque. E poi l'abbiamo edulcorato con una tonica che è fatta appunto col melograno e appunto basilico. Quando bevo un qualsiasi cocktail e la prima sensazione è non è una bomba alcolica, per me ha già vinto. Noi lo chiamiamo aperitivo alla veneziana perché chiaramente sono tutti dei cicchetti. Partiamo con una frittatina di rossetti, gli avanotti della triglia, la moeca fritta con una maionese al lime, seppie e patate. Questo è un finto bignè con burro al tartufo e la mozzarella in carrozza, versione acciuga. Inizio da questo che ha un aspetto molto burroso, col tartufo. Next, moeca. Posso mangiare questa qua che è più grossa? Croccante, acida, che cosa buonissima. Bene, allora io invece andrò di mozzarella in carrozza, con l'acciuga se non ho capito male. Frittatina, non mi ricordo di cosa, morbida, caldina, un'altra carezza. Noi andiamo tutto rigorosamente di mani. Questo era un letto di patata e sopra la mia bocca mi dice seppia. E sapete perché avete la sensazione che qui l'alcol non si senta? Perché non c'è. A un assaggio più attento e anche a un riascolto più attento ci siamo resi conto che in realtà questo è un analcolico. Non è da pensare come siamo due pirla, abbiamo detto che c'è l'alcol dove non c'è l'alcol, oppure se volete pensate pure che siamo due pirla. Ma in realtà vuol dire che ha tutte le caratteristiche dell'americano meno l'alcol, ma è altrettanto piacevole e soddisfacente e ha tutta la dignità di essere un cocktail figo. Pane realizzato completamente senza lievito, fermentazione spontanea dei cereali che utilizziamo in lavorazione, semplicemente 72 ore di attesa. Il menù si chiama In Cammino, perché una delle nostre regole è quella che nessun piatto di nessun menù potrà mai essere riproposto in futuro. Quindi segna il nostro di cammino. E il secondo motivo è perché viene costruito pensando a ciò che succede quando andiamo a farci una camminata in montagna. Abbiamo delle salite, delle discese, dei falsopiani, punti di intensità differenti che continuano a cambiare. La stessa cosa succederà a livello di gusti. Con i piedi per terra e la testa saldamente per aria, ogni piatto vedrete che parte da Asiago, va all'estero e torna ad Asiago. C'è un menù unico, parliamo di circa 27 piatti, saranno tutti piatti accompagnati musicalmente. Caro YouTube, per favore non mi buttare giù il video, ma cosa più importante da sapere per voi che venite qui, non vi viene rivelato in anticipo nessun tipo di piatto, quindi quello che vi arriva voi lo mangiate. Iniziamo con un biscotto di nocciole con una besciamella di cocco, cavolini di Bruxelles, uova di storione, capperi e un olio di erbe aromatiche. Nel bicchierino avete un brodo fatto con l'infusione dei gusci delle nocciole tostati in un brodo fatto con le lische e le teste dello storione stesso. Dalla descrizione mi aspettavo un pugno in bocca e invece è freschissimo, questa è la definizione perfetta. Io inizio con il botto. Già da vedere ragazzi di che cosa stiamo parlando. Che bel modo di valorizzare i cavoletti, che credo sia una delle verdure più difficili da far apprezzare. Uno dei tanti fili conduttori è il non sempre ciò che vedi è quel che è. Non sempre ciò che la tua testa ti porta a pensare è quello che in realtà è il risultato finale. Non so se l'avete sentita perché ovviamente abbiamo dovuto chiedere ad Alessandro di smorzarla un po' di modo che YouTube non la avverta troppo, ma in accompagnamento con questo piatto si sentiva la colonna sonora di Top Gun e in particolare proprio il pezzo di apertura del film, a richiamare questa associazione inizio del menù, inizio del film. Questo è il nostro whisky sour. C'è una parte alcolica molto molto leggera che è un whisky giapponese, molto diretto. Il sour è fatto ovviamente con limone, con una piccolissima parte di zucchero, ma soprattutto abbiamo usato tutti gli scarti del pesce per fare appunto questa parte molto interessante, gusto di pesce. In questo caso l'alcol è presente perché c'è il whisky, ma come per il caso precedente è veramente quasi non percepito, rinfrescante, dissetante e con una leggera punta di amaro sul fin di bocca che lo
rende ancora più piacevole. In questo caso è il capitolo dedicato al pesce azzurro, la guglia, cotta come una baccalà vicentina, fatta con una cialda di bollitura fondamentalmente delle lische della guglia, aglio orsino e liquirizia selvatica. Lo sgombro servito con una salsa di senape, miele e cavolo nero. La ringa cruda servita con cipolle e le uova della ringa che abbiamo leggermente affumicato. E sulla musica della colonna sonora di Mission, Franci si appresta a questo secondo assaggio. Io non mi ricordo che cos'è Mission. Ma tu non l'hai neanche mai visto. Tu l'ultimo film che hai visto è Poliziotto Super Più. Adoravo. Gustoso, dolce, è golosissimo. Mi piacciono un sacco questi piatti perché sono così delicati e insieme così saporiti. Questa è una tartare. Avete consistenze tutte delicate in bocca ma a loro modo diverse. Parte agrumata, tartare, cipolla e anche una punta di amarognolo, secondo me dettato dalla cipolla bruciacchiata. Partiamo con la prima scarpetta. Il pane è fenomenale. Bianco Sighieriti, quindi è una birra, lievitazione spontanea, qua siamo a Cagliari, ci ricorda un po' le birre fermentative belghe, quindi lievitazione naturale spontanea. Qui non avete bolla perché non l'hanno voluta, l'hanno lasciato comunque 12 mesi in bottiglia. Qui ovviamente luppolo e orzo. Al naso, miele a manetta e quindi la prima sensazione che vi ricorda è il dolce, la dolcezza. Appena la bevete, tutto l'opposto. Zero dolcezza, forte acidità, struttura, molto buona. Partiamo dal primo vegetale che è la bietola. Parte verde cotta in tegame con latte di capra, la parte bianca, la parte più consistente, cotta anch'essa in tegame ma con un brodo vegetale, poi leggermente gratinata con del formaggio asiago, servita con una sorta di maionese fatta a base di burro nocciola e scalogno e lo zucchero azteco. Ognuna delle 4 portate vegetali è basata su un singolo gusto base e in questo caso chiamato in causa è la dolcezza. In questo piatto c'è, come vedete, una fogliolina con un po' di salsa anche di qua, poi c'è un pezzettino di salsa, sembra quasi un errore, sembra quasi una sbrodolatura della salsa anche sul bordo del piatto e mi son detto, vediamo se c'è anche in quello di Franci, e c'è anche in quello di Franci. In realtà nulla è lasciato al caso in questi posti. Vado di zucchero azzeco perché sono troppo curiosa. Dolce e balsamico, che buono. Ora ho rovinato il boccone, assaggiando la fogliolina in purezza, ma cercherò di risolvere. Perché dovevi mangiarle insieme al boccone. Sì, che buona, la fogliolina ti arriva a un certo punto sul fin di bocca e fa virare completamente il boccone. Lo chef ha deciso di lavorare sulla dolcezza con una verdura che prevalentemente è amara. E tra l'altro probabilmente di nuovo non lo sentite, ma in sottofondo c'è una musica tipo una colonna sonora di un film d'azione. Non mi spingo nel capire i motivi dietro la scelta musicale. È molto soggettivo e a ogni persona può evocare sensazioni diverse. Però mi piace questo gioco di sensazione richiamata dalla musica accompagnata alla sensazione palatale del piatto che avete davanti. Secondo me la motivazione per cui tutto in fila è perché... Ho detto giusto. Brava Franci, ci hai azzeccato. Grazie. Se foste pro, potete fare col pane. Quindi andiamo con le Belle Gare, l'azienda è la Grapperie, quindi siamo in Loira. Chenin Blanc in purezza, anche qui vino naturale, ovviamente acciaio, molto 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 fresco. Contento di essere venuto con la neve, ma deve essere uno spettacolo altrettanto figo d'estate. Capitolo dedicato al frutto di mare, parte 1. Si inizia, piatto grande, vongole, una meringa di vongole, paprika affumicata, come secondo step sul piattino che avete centrale, che è la cozza, con una tonciacai di cozza, e curry nero. Nella cocottina tonda avete ostrica con carciofi e arachidi, e come ultimo la capalonga, tipicissimo veneziano, con burro montato e una salsa barbecue fatta con le parti di scarto della capalonga. Ragazzi, che belli questi piatti. Quando il piatto è bello da vedere, sei già a metà strada. Sai cos'è la prima cosa che trovo molto interessante? È che le vongole sono fredde. Quando è che mangi le vongole fredde? Raramente, ma sono molto piacevoli. C'è questa salsina di fondo, c'è questa punta di speziato, credo in parte dettato dalla paprika, ma anche la salsina. Guardate che bella questa cozza, sembra un quadro. Questa, ragazzi, one shot, è buonissima, è rinfrescante, sa quasi di frutta, c'è una parte dolce, molto delicata. Com'è orientale questa cozza? Non so, mi è sembrato di tornare in Thailandia. Sa di Thailandia. Con le noccioline, sarà delizioso, avvolgente, morbida, direi quasi confortevole. Ti ci trovi bene? Mi ci trovo bene. Sei a tuo agio? Intermezzo, e questo boccone vira totalmente rispetto agli altri, molto sapido. Quello che è estremamente divertente fino ad ora è che effettivamente ogni piatto
piatto è spiazzante a suo modo ed è effettivamente come una camminata in montagna, un po' di salita, un po' di discesa. Seconda parte del capitolo dei frutti di mare, si parte da quello più piccolino che avete di fronte a voi, che è il limone di mare, con della iceberg saltata in padella, pinoli e crescione. Capassata gratinata con incrosto di pecorino, un ragù di quaglie che viene emulsionato con il corallo della capasanta e porro fritto. Terzo passaggio, la lumachina di mare, il buccino, con delle carote e cipolle cotte al forno, alghe e un brodo di capone aromatizzato col sudaci. Ultimo, riccio di mare, piccante. È un boccone che evolve in bocca, ha una nota amara molto pronunciata, che vira un sacco sull'acido. In realtà tutto deriva da una profondissima conoscenza del territorio, perché penso che Alessandro sia un nerd della storia di questo altipiano, per poi andare fuori e cercare di tornare a casa arricchito con un bagaglio di nozioni che lui riporta a casa e fa suoi. Ogni boccone è totalmente diverso dal precedente e propedeutico al successivo. Guardate che bello il carciofo fatto in questo modo sopra la capasanta. Aveva una bellissima masticabilità questa capasanta. Esatto, sì. Da un punto di vista di naso mi ricorda un po' le zuppe di miso. Per me qui il protagonista è il brodo. Questo è in chiusura, secondo me ci sta molto bene. La salsina al fondo sa molto di pesce, persistente, che ti rimane in bocca. Questo è il nostro rum cola. Anche qui non c'è nessun tipo di alcol. Ricorda moltissimo il rum cola. In realtà non c'entra assolutamente niente, perché di ingredienti non ce n'è neanche uno. Un po' delusa perché quando andavo in discoteca io sorridevo sempre al barista cercando di farmi aggiungere più rum possibile al drink. E certo, perché ti dovevi solo stonare. Non è vero ragazzi, non sono delusa. Se la dovessi buttare lì, così, Ma tu buttala lì, a tanto non c'è sentimento, nessuno che ci guarda. vedendo il colore, sentendo il retrogusto, carciofo. No. Siamo lontani anni luce. Aspetta che mi devo ancora giocare la mia carta però, No prescia, No! Potrei già arrivarci dal naso? No. No, bene. Infatti stavo dicendo, dal naso è impossibile. Io sento molto amaro. Pompelmo? Bravissimi, anche questo è sbagliato. Franci, io fossi in te Ma dai, di qualcosa tu. ho detto amaro. Aspetta. No, non c'è un tempo limite, ci posso anche pensare tutto il pranzo. Da piemontese, sicuramente. Da piemontese è ancora più grave se non la indoviniamo adesso. Ma è un liquido o è un solido? E basta. Peperone. Bravo, bingo. Ma hai sparato a caso. E no, ho pensato a una roba piemontese che è dolce. Bene, dopo che Franci ha azzeccato la bevanda con il peperone dentro, facciamo un giretto in cucina. Ma che grande! Da là non sembrava così grossa, è gigante. Va bene, cosa prepariamo? Non te lo dico neanche. Nel frattempo si è creato un silenzio in tutta la cucina che non ci credo che sono così silenziosi. Non è di solito sì. Ok. Non abbiamo celebrato abbastanza il fatto che ho indovinato. Brava Franci. Come abbiamo detto anche sul bicchiere, qua si parla di amaro. Chiaramente torniamo sulla parte vegetale, in questo caso avete del radicchio tardivo di Treviso abbrustolito sulla piastra e servito con una, chiamiamola bagna cauda, perché il procedimento è quello della bagna cauda, però molto più solida, fatta con l'aglio nero anziché l'aglio normale, e una macerazione dei petali delle rose. Malto d'orzo tostato e abrotano. È amaro, ma anche dolce. Molto balsamico. È accompagnato dall'amaricante di questo cocktail, come dice Giano. È delizioso. Ovviamente lo chef ci ha già detto che si tratta di radicchio, ma se non ti venisse detto, arricciati in questo modo sembrano quasi dei tentacolini, una seppiolina o qualcosa di simile. Che piatto, ragazzi, la consistenza croccante del radicchio, la salsina morbida e grassa, questo gusto amarognolo persistente che vi rimane in bocca, a mio avviso, il piatto più buono che ho mangiato fino adesso. E andiamo in Stiria. Mainklang è l'azienda, loro sono molto molto bravi anche loro. Questo è io la chiamo sempre una bibita, 11 gradi alcolici, molto molto fresca, pino grigio, ma soprattutto avete il Wash Riesling e appunto il Traminer, quindi molto molto fresco. Non dice niente. Bene, qui ragazzi ci attacchiamo. Ok. Attenzione, la indovino con una. Bisogna prima Si dare inizia con questo. esatto. Ok. Poi questo e poi questo. Ok. Accetto la sfida.
Conto su di me. Allora, questa è un'animella. E Francia, non ti sbilanciare prima di assaggiare. Aspetta, sembra un'animella. Già siamo passati dall'e al sembra. Mi sento un po' sotto esame, ragazzi. Ah, che bel piatto caldo. Mi lancio. Secondo me qui si parla di quinto quarto in maniera allargata, perché il primo piatto mi sembra un'animella, il secondo orecchie, naso, e il terzo non si vede, ci sono dei finocchi, ma sotto ci saranno delle cose che probabilmente le persone non sono abituate a mangiare, e quindi lo chef dice prima assaggi e poi te lo racconto, se no dici che non ti piace subito. E certo, se fosse stata pasta al pomodoro ce l'avrebbe raccontata, no? Mi ispira molto questo sughetto, questo brodino. Mi facevo bene a essere ispirato, perché questo brodino di accompagnamento è veramente perfetto. Mi sembra un'animella, sì. Tra l'altro aggiungo, mentre Franci se lo finisce, che il sughetto è proprio quello che vi fa venire voglia di finirvela questa animella e di mangiarne anche un altro piatto se ve lo portano, perché è proprio, secondo me, la parte che la rende golosa. Questa è l'ennesima dimostrazione che non è tanto il cosa, ma è sempre il come. Se prendono un ingrediente e ve lo cucinano come si deve, può tranquillamente diventare il vostro piatto preferito. Sembra qualcosa di cartilaginoso. È delizioso, piccante e fritto sicuramente. Non ho bene idea di che cosa sia, ma quasi quasi direi un naso di maiale. La butto lì. Quindi tu hai detto naso di maiale. Ho indovinato? Voglio dire, non ho neanche la soddisfazione di provare io che Francia ha già indovinato. Che buono, raga, che buono. Quando si parla di cucina popolare, si parla di cucina dove non si poteva buttare via niente. Il naso fritto di maiale viene fatto bollire per tantissime ore e poi fritto. Lo serviamo con delle cime di rapa saltate appena in padella, aglio, olio e peperoncino. La salsa che sopra, noi la chiamiamo carbonara, in realtà è frutto della passione, quindi la nota acida serve per sgrassare la sua parte grassa, con dell'asiago vecchio. Animella passata al burro, servita con un brodo fatto solo ed esclusivamente con bucce di carota e di cipolla. Viene tostata in forno, viene fatto questo brodo, viene fatto ridurre, prende questa sua acidità dagli stessi elementi e poi da quello che abbiamo messo alla fine, che è del pomodoro secco cotto nel burro di montagna portato a nocciola. Per fortuna questa la so, se no non mi facevano più rientrare in Piemonte. Questa è una crestina di galletto. E qua ci sono solo creste di gallo o anche? Creste di gallo stufate, finocchio crudo e il condimento che è sopra è fatto con senape selvatica fermentata, lime e porro. Creste di gallo, ragazzi, super delizia. Un piatto super fresco, acidino, oserei dire quasi leggero, dopo aver mangiato l'animella e il naso che comunque era fritto, era grasso, e quindi vi pulite la bocca sostanzialmente. Qui sì, c'è la parte alimentare, parte integrante del piatto, semplicemente tonica, e la parte scura che vedete è data da una cosa molto interessante, che però in questo momento non mi ricordo, se no spoileriamo il piatto. Elemento vegetale, basato sull'acidità, porro e lime. Al naso ovviamente il lime lo sentite subito. Voglio prendere un po' di brodo perché in questo posto mi pare di capire che vadano forte coi brodi. Ti arriva subito la sprezza del lime, perché il lime non è solo all'interno del brodo, ma ci sono anche delle fettine molto sottili di lime, e quindi lo sentite proprio in bocca da un punto anche di vista di consistenza, lo riuscite a mordere. Allora, innanzitutto questo è porro e l'ho detto prima della spiegazione. Non è che questo è porro, c'è del porro dentro. C'è del porro all'interno, ma ora ve lo facciamo spiegare meglio. Semplicemente avete quello che state mangiando. Abbiamo usato un po' di più la parte del porro, che come vedete dal colore è stato abbrustolito, cosa che avete un po' meno invece nel piatto. E poi all'interno abbiamo messo il lime e poi un po' di citronella per dargli un po' di freschezza. Ma vieni, le so tutte. Camomilla. Beh, però basta, hai rotto adesso. Il penultimo passaggio salato è dedicato ai funghi. Una zuppa di spugnole fatta con birra scura, cotena soffiata di maiale e tartufo. Fungo fritto con una salsa che viene fatta con l'infusione della camomilla in acqua di ostriche e camomilla selvatica sbriciolata. Le trombette di morto con uno zabaione di whisky torbato, curry alle rose e aceto. La sua bevanda non è altro che un tè nero in un brodo fatto con la parte radicale, cioè quella che si butta via di solito del fungo. Fai gli ascolti. Eh sì, la cotenna sfrigola. È multisensoriale questo piatto, super intenso, e la parte croccante aggiunta dalla cotenna è deliziosa e assolutamente non pesante. Fungo fritto, panato e fritto. Questa è la parte godereccia di questo insieme di piatti, fungo fritto. Trombette di morto, cioè sempre funghi sostanzialmente.
consistenza molto cremosa, i funghi sono più masticosi, la cremina ha una nota molto acida, ma il piatto è anche sapido, ci sta bene anche molto il curry. Brodino di chiusura. Esatto, a riassestare tutto. Qui andiamo con l'ultima preciazione alcolica. Il Rocco di Carpineto l'azienda, meraviglioso, cortese, quello che vi stiamo servendo. Chiama Reis, che in dialetto poi piemontese, che voi conoscete, vuol dire radice, quindi andiamo in profondità come è il vino, va a giocare sulle note più vegetali che non poi gustative e floreali. Questa è l'ultima portata della parte salata, dove di solito c'è carne. No, qua c'è quello che in lingua cimbra viene chiamato Mehlkraut, dove Mehl sta per insieme e Kraut sta per verdura. Noi abbiamo fatto una sorta di salsiccia di verdura, dove per verdura intendo tutte erbe selvatiche che noi raccogliamo durante l'anno. Semplicemente stufate e poi andiamo a passarle in forno con del burro e delle erbe aromatiche. Matteo sta mettendo una salsa leggermente piccante che è fatta con l'estrazione a freddo di tutti i gambi delle erbe che abbiamo utilizzato. Andiamo a mettere delle puntine di aceto di calamansi, altro agrume giapponese, pepe di timut e, come in ogni arrosto che si rispetti, l'alloro. Alla fine della parte salata dobbiamo comunicare l'altra grande caratteristica di ciò che avete mangiato fino adesso. Dall'aperitivo fino a questo momento non avete mangiato un singolo grammo di sale. Tutte le sapidità vengono date dagli ingredienti stessi, da come vengono combinati tra di essi, dalle concentrazioni, in alcuni casi dalle spezie, in altri casi dalle fermentazioni. Bella questa cosa qua. Che non vuol dire che i piatti che abbiamo mangiato sono insipidi, anzi tutt'altro, la sapidità era data dagli ingredienti. Perché generalmente questo non avviene? Perché per estrarre la sapidità degli ingredienti e giocare sul bilanciamento della giusta sapidità solo con gli ingredienti, devi avere le competenze e ti devi fare un mazzo tanto. Sono felicissima di chiudere con un piatto non di carne. Surprise! Un involtino di erbette con una presenza agrumata molto forte, data dal calamansi. È molto raffinato questo piatto. È un piatto molto complesso, molto elegante. Buonissimo. E per la mia personale rubrica i piatti e le ceramiche degli stellati, questo piatto è bellissimo ragazzi, a parte che è caldo, per cui anche qua potete scaldare le mani, ma mi sono piaciuti un sacco anche proprio i piatti fisici che sono arrivati. Sapete che io ho un po' questa perversione per i piatti e le posate. La degna chiusura di questo percorso salato. Mai mandare in cucina un piatto sporco. Latte più. Quindi devo indovinare che cosa c'è in più oltre al latte. Questo è difficile. Stai leggendo da qualche parte? No, sto cercando la soluzione. Stai leggendo nel fondo del latte? Vedi che ci sono dei puntini neri. Ah, pensavo, vedi che c'è scritto qua sotto. Sì, vaniglia. Iniziamo la parte dolce. Se fino adesso niente aveva sale, da adesso in avanti non ci sarà un singolo grammo di zucchero. Della fregola che viene cotta in un brodo di frutta tostata cotta sulla brace, fatto cuocere per una ventina di minuti. Lo serviamo con ananas e mango freschi, un liquido estrazione delle bucce degli stessi frutti e un quenelle di gelato di spezie e tagine. Innanzitutto sembra un piatto salato. Devo dirvi che è poco dolce. È un dolce non dolce, però è molto fresco. Mi piace. Ma la fregola sotto i denti quanto ci sta bene? Perché quella è la parte piacevole anche. Sentiamo il latte più. Non è alcolico, adesso poi verremo smentiti ovviamente, per cui. Ma sai che invece una puntina di qualche superalcolico potrebbe esserci? La consistenza famosa del Baileys. Whisky. Bravissimo, anche Cacchio, qui. ma lo volevo dire. Infatti è sbagliato. È sbagliato. Meno male che non lo lo devo. sapevamo. Il latte è fatto bollire come era l'idea del Baileys, però poi alla fine ci abbiamo aggiunto la stessa quantità di mescal, quindi agave, anche qui però in base analcolico, perché tutto viene cotto. Abbiamo tenuto solo la parte aromatica del mescal, non abbiamo voluto la parte alcolica. Puntini magici, vaniglia. Nel bicchiere non avete un superalcolico, non è vodka, e anche qui ne parleremo dopo. Io ho già annusato. Puoi già sbilanciarti? Oggi Franci le sa tutte. Ha una nota balsamica molto forte. No, adesso mi dici cos'è. Sembra menta. Non è acqua, è un ingrediente unico, non l'hanno fatta loro. Sembra il quiz di Gerry Scotti. Un gelato fatto con uno sciroppo di macerazione delle pigne del pino mugo, grano saraceno tostato, sopra avete un'insalata di lichene islandico che noi raccogliamo alle pendici del Cima 12. Una volta che avete mangiato il gelato con il lichene, dovete andare a prendere, raccogliere un aceto dello sciroppo che abbiamo utilizzato per fare il gelato però in versione acidificata, e poi l'ultima parte in polvere. Non è un invito a drogarvi, ma anche lì con lo stesso dito andate a raccogliere questa polvere che non vi dico che cos'è. Franci impaziente subito
che assaggia la polvere. Sembra la polverina per fare l'acqua effervescente. Il brioschi. Gelatino, ragazzi, piatto ghiacciato, che con questa bevanda che io ho chiamato impropriamente acqua e menta, il gelato è ancora più gelato. Nel bicchiere in realtà avete un ingrediente totalmente naturale, è un'usanza che avevano i nostri nonni, che lo usavano appunto come rigenerante. Questa è la linfa della betulla. Viene spinata direttamente dal tronco dell'albero. Riusciamo a raccogliere da una singola betulla quasi 1,5 litri di linfa a notte. Il liquido che la pianta produce dalle radici, acqua distillata, la arricchisce con minerali, con gli essenziali e vitamine, con zuccheri, la trasporta dal centro dell'albero fino alle foglie che devono gemmare, quindi hanno bisogno di nutrimento, e tutto ciò che è in più lo fa tornare nel terreno ed è da lì che noi lo raccogliamo. Sì, però l'infa della betulla non ce l'avremmo mai fatta, cioè era impossibile. Cioè io ho detto acqua e menta, perché l'infa della betulla, cioè... Super acida e intensa. Proviamo questo. Sembra citrosodina questa qua. È una polverina per digerire tipo citrosodina, che sicuramente non è citrosodina. Questa è la nostra visione della piccola pasticceria, una non piccola pasticceria. Si parla di agrumi, 6 cose, ognuna basata su un singolo gusto, così come era successo per il vegetale. Si parte dall'umami e avete un tuorlo d'uovo di quaglia marinato con la liquirizia selvatica, lavanda dentata e un ristretto di arancia rossa. Salato, il cedro alla griglia con caprino, basilico e un gel di cedrata, limone e sambuco. Piccante, il nostro panettone limone e spezie con un caramello di pompelmo e pompelmo condito con il bakasco, una preparazione giapponese che unisce peperoncino all'aceto di kaki, l'amaro, che è una tartelletta di cacao, bergamotto e sommaco, l'acido, una torta di yuzu con cuore crudo di vitello, lardo e ossalide rossa, e la bevanda, un tè alla salvia e limone. Bene, e ovviamente col buio per ultimi come sempre usciamo. Mettiamoli a disagio mentre mangiano. Vi racconto qualcosa io perché Giano me lo vedo poco lucido dopo queste 5-6 ore. Quella di Alessandro Valdegam è una cucina super personale che rielabora il territorio prendendo spunti e influenze sia dalla laguna, che è molto vicina, e sia dai viaggi che lui fa nel mondo. Ci sono un sacco di alti e bassi. Sicuramente non vi annoiate, non vi aspettate il classico pane e burro. A me è piaciuto anche molto il discorso pairing. Ci sono stati dei cocktail alcolici, analcolici, non solo accompagnavano i piatti, ma completavano, oserei dire, i piatti. Il menù cambia ad ogni stagione, quindi noi vi facciamo vedere questo menù perché la filosofia dello chef è quello di ricominciare da capo ad ogni stagione per mettersi in discussione. E aggiungerei, se venite in questo posto, accettate di non avere il controllo della situazione, perché non tutto vi verrà spiegato, non avrete in mano un menù e non saprete che cosa arriverà. Tra i miei piatti preferiti in assoluto, il radicchio e anche il suo accompagnamento da bere. Mi è piaciuto tantissimo lo sgombro. A Franci, anche se non sembrerebbe perché lo dice con un po' di mestizia, è piaciuto tantissimo lo sgombro. Abbiamo speso facile 700 perché il menù costa 350, pairing compreso. Non è poco, vale la pena secondo me inerpicarsi fin quassù per provare una cucina che non troverete mai da nessun'altra parte. Non vedo l'ora di farmi queste 3 ore di macchina. Voi, se non sapete che cosa fare, magari lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, su TikTok. Sì, siamo anche su TikTok, non lo sapevate? E ci vediamo al prossimo video.